Appassionati e non di modellismo, bentornati sul mio canale. I also want to say hello to all the modelers that are watching my videos from outside of the Italian border. You are welcome and feel free to write to me in comments if you want. Continuiamo la costruzione di questa Audi del 1984, occupandoci in questo episodio delle decal. Siccome il disegno della carrozzeria è piuttosto complesso e dopo aver fatto un tentativo non proprio finito bene, ho deciso di dipingere due fasce gialle sui fianchi della vettura invece di utilizzare le decal. Questo ci costerà un paio d'ore di mascheratura, ma con il senno di poi, l'avessi fatto prima, mi risparmiavo un gran bel mal di testa e tanto tempo. Completata la mascheratura, scendiamo in cabina di verniciatura e con il giallo Audi andiamo a creare la livrea. Dobbiamo stare attenti in questa fase a stendere leggere mani di colore per non bagnare il nastro con il rischio di creare sbavature. Procediamo stendendo più mani leggere fino a ottenere il risultato desiderato. Dopo aver atteso una notte l'asciugatura, rimuoviamo i nastri della mascheratura con le dita incrociate, sperando che sia andato tutto per il verso giusto. Direi che il risultato è quasi perfetto, quindi possiamo procedere applicando il resto delle decal. Il procedimento che utilizzo per applicare le decal è sempre il seguente.
Prima di tutto metto in ammollo in acqua a temperatura ambiente le decal che mi interessano. Mentre attendo stendo sulla superficie che ospiterà la decal del liquido microset, che servirà per migliorare l'aggrappaggio di quest'ultima alla superficie. Fatto questo, sistemo la decal nella sua posizione finale e tampono con un fazzoletto di carta per assorbire l'acqua e il liquido in eccesso. Ora posso aiutarmi con un po' di aria calda di un foam per far sì che la decal si ammorbidisca e aderisca ulteriormente alla superficie. Procediamo adesso con un po' di microsol per ammorbidire la decal e iniziamo a rullarla con un cotton fioc. Ho notato che queste decal Renaissance non mi hanno proprio semplificato il lavoro, siccome erano super rigide e si spezzavano solo a guardarle. Continuiamo ad applicare il resto delle decal procedendo sempre con il medesimo approccio: ammollo, strato di microset, tamponatura con un fazzoletto di carta, un po' di aria calda, microsol e rulliamo con un pennello oppure con un cotton fioc. Se necessario ripetiamo dal principio: aria calda, microsol, rulliamo con un fazzoletto, eccetera eccetera. Ora che le decal sono in posizione, andiamo a sigillare il risultato fin qui ottenuto con un bello strato di trasparente. Come sempre la mia scelta ricade sul bicomponente Zero Paint. Stendiamo una prima mano molto leggera di trasparente.
Dopo 5 minuti un ulteriore mano molto più pesante e coprente. E dopo altri 5 minuti una di rifinitura in quelle zone che ancora non mi convincevano. Dopo aver finito di stendere il trasparente lasciamo riposare la carrozzeria per 3 o 4 giorni e poi potremo passare a quella che è la lucidatura. E anche per questa settimana è tutto, amici miei. Ne approfitto per augurare a tutti quanti voi buone festività e vi do appuntamento al prossimo episodio di questa serie dedicata a questo mostro sacro dei rally. Ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Ciao a tutti!